Nella puntata di oggi vi voglio parlare di una domanda che mi è stata posta da Lelia. Lelia mi chiede come mai ci sono dei cavalli che quando gli viene chiesto le cose in maniera importante, mettendo tanta pressione, in maniera aggressiva anche, questi cavalli si bloccano. In particolare lei mi chiede: buonasera Sergio, volevo chiederti se puoi affrontare il discorso dei cavalli che rifiutano il lavoro diventando addirittura autistici. Ho visto un caso limite dove un cavallo si era fermato e non si muoveva neanche con le percosse e non dava segni di ribellione, era diventato semplicemente insensibile a qualsiasi cosa gli accadesse. Grazie. Ebbene, Lelia, non so se ti ricordi di un video che ho fatto un po' di tempo fa dove parlavo delle personality dei cavalli. In particolar modo in quel video io mostravo 4 quadranti, un cerchio diviso in 4 quadranti, dove nella parte sopra c'erano i cavalli che si muovevano tanto, quindi che erano estroversi, noi diciamo, muovevano tanto le gambe, e nella parte sotto invece c'erano i cavalli introversi, cioè quelli che muovono poco le gambe. Poi nella parte sinistra del cerchio c'erano i cavalli che utilizzano tanto la loro parte razionale del cervello, quelli che noi chiamiamo cavalli sinistri, e nella parte destra del cerchio c'erano i cavalli che invece utilizzano molto la parte istintiva del loro cervello, quelli che noi chiamiamo cavalli destri. Nel tuo caso in particolare stai parlando di un cavallo che probabilmente, con ogni probabilità, ma chiaramente avrei dovuto vederlo, si tratta di un cavallo che probabilmente è destro introverso. I cavalli destri introversi sono cavalli che tendenzialmente hanno questa caratteristica particolare di bloccarsi al momento che viene messa troppa pressione nelle richieste. E badate bene che troppa pressione per un cavallo vuol dire anche semplicemente chiedere tante volte di seguito lo stesso esercizio e non dare tempo al cavallo di provare a farlo. Un po' come io faccio sempre l'esempio dello studente che è di fronte al professore e gli viene posta una domanda, ma il professore non dà il tempo allo studente di riflettere per rispondere alla domanda e continua a chiedergli la stessa domanda. Anzi, addirittura comincia a dire: allora non la sai? Non hai studiato? Non ti sei preparato bene? Guarda che ti do un brutto voto. Ecco, questo accade quando noi chiediamo e continuiamo a chiedere e non diamo tempo al cavallo di provare a fare qualcosa. Che poi sia giusto o sbagliato quello che fa non ha importanza, ma con questi soggetti qui in particolar modo il nostro comportamento deve essere un po' diverso che con gli altri cavalli. Fondamentalmente sono cavalli che se mettiamo troppa pressione e non gli diamo tempo di pensare diventano, si dice, catatonici, cioè loro si estraneano dal loro corpo e vanno su una nuvoletta e a quella maniera si isolano da ciò che gli sta accadendo intorno. Con questi cavalli noi dobbiamo assolutamente aspettare, cioè la pazienza deve essere qualcosa che fa parte del nostro bagaglio di base quando abbiamo a che fare con questi cavalli qua. Dobbiamo aspettare e dobbiamo essere gentili nelle richieste, cioè questo significa che se con tutti i cavalli ovviamente dobbiamo essere gentili, ma se su alcuni soggetti posso permettermi di fare delle fasi alte, quindi poter magari arrivare anche a una fase 3, a una fase 4 quando chiedo qualcosa, con questi cavalli qui per loro probabilmente già anche una fase 2 è troppo e quindi devo dare modo al cavallo di pensare, provare, sbloccarsi, trovare la loro comodità, dobbiamo essere bravi a tal punto da metterli a loro agio con le nostre richieste. È difficile, infatti i destri introversi non sono cavalli facili, ma una volta che sono addestrati sono cavalli veramente super. Perché dico che sono veramente super? Perché sostanzialmente sono cavalli che amano le stesse cose, amano fare tante volte le stesse cose, per cui tipicamente sono cavalli molto buoni nella scuola, per dire,
perché non hanno nessuno stress a fare per tante e tante volte le stesse ripetizioni anche con cavalieri diversi nello stesso campo. Amano rifare tante e tante volte lo stesso esercizio quando noi li vogliamo perfezionare per ad esempio una ripresa di dressage. Sono cavalli che una volta che sono a posto, quindi noi che facciamo parelli diciamo una volta che hanno le fondamenta, che sono arrivati al quarto livello, sono dei cavalli formidabili, ma nella loro prima parte sono più complicati degli altri perché hanno questa tendenza a bloccarsi e in alcuni casi anche ad esplodere, e quindi dobbiamo fare un'attenzione in più rispetto che ad altri cavalli che invece ci fanno vedere subito quando c'è una situazione di intolleranza, cioè quando noi stiamo uscendo dalla zona che ci è concesso quando li addestriamo. Ricordatevi sempre, no, che anche il cavallo ha la sua zona di comfort, dove all'interno della quale non impara nulla perché sa già tutto, poi abbiamo una zona di scomodità e poi una zona di panico. Ecco, con i cavalli destri introversi dobbiamo fare molta attenzione e essere bravi e rimanere sempre veramente al limite tra la zona di comodità e quella di scomodità, mai andare oltre, perché altrimenti si arriva al punto che può accadere quello che ci ha raccontato Lelia, ma a volte può accadere anche di peggio, perché nel caso in cui esplodono, allora spesso e volentieri capita che non trovano preparato il cavaliere, perché fino a un attimo prima il cavallo sembrava apparentemente bloccato, paralizzato oppure tranquillo se uno non lo sa leggere bene, e un attimo dopo esplode con tutte le conseguenze del caso. Ma con quei cavalli lì guadagnarsi la loro fiducia è importantissimo, e per farlo dobbiamo fare un poco alla volta. Grazie dell'attenzione, spero di aver risposto alla tua domanda, Lelia, ti ho dato un po' di informazioni su cui riflettere e noi ci vediamo alla prossima puntata. Met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.